Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni retroscena e, se vi piace quello che facciamo, ricordate di iscrivervi e condividere. È così che questa community cresce e si scalda. Oggi parliamo di una giornata che ha scosso i social e un intero set, quello della serie Abi, dove l'atmosfera, che già da giorni sembrava carica, è esplosa in un momento che nessuno si aspettava. Al centro della scena, due nomi amatissimi. Mahsin Merabet e Cenk Torun. Secondo quanto è trapelato da più fonti presenti sul set, tutto è iniziato durante una ripresa particolarmente intensa, una di quelle sequenze in cui i personaggi vengono spinti al limite e anche gli attori, inevitabilmente, si avvicinano a un crinale emotivo pericoloso. Si racconta che, mentre si girava una discussione tra i personaggi, la tensione tra Mahsin e Cenk, alimentata da giorni di piccoli attriti, si sia trasformata in qualcosa di più ruvido. La scena richiedeva un confronto duro, ma il confine tra finzione e realtà si sarebbe sfocato in un istante. Le voci dicono che Mahsin, travolta dall'impeto del momento, abbia perso la calma e sia scattata verso Cenk, obbligando colleghi e tecnici a interrompere tutto per separarli. Questo episodio ha naturalmente mandato in tilt la tabella di marcia. Stop immediato alle riprese, luci abbassate, paraventi tirati su per proteggere la privacy dei protagonisti e un brusio che ha cominciato a farsi strada tra telefoni, corridoi e camerini. E come accade sempre in queste situazioni, la valanga è rotolata veloce anche fuori, raggiungendo i social nel giro di poche ore. Così, mentre il set cercava di rimettersi in asse, in rete piovevano commenti, domande, congetture. La notizia ha assunto colori ancora più contrastati perché, come molti fan sanno, Mahsin è da tempo una grande ammiratrice di Mert Ramazan Demir. Questo dettaglio, innocente in apparenza, è stato subito riletto dai più maliziosi. Qualcuno ha suggerito che la grande stima e l'intensità con cui la giovane attrice vive il suo lavoro possano aver accentuato le differenze di approccio con Cenk, partner di scena esperto, metodico, famoso per il suo stile misurato e silenzioso. Il risultato? Un cortocircuito emotivo che, quel giorno, ha trovato il modo peggiore di manifestarsi. Poco dopo il caos, è arrivata la prima reazione ufficiale. La produzione, d'accordo con il management di Mahsin, ha diffuso una breve dichiarazione. Un fraintendimento sul nostro set ha generato un momento di tensione. La situazione è rientrata e le riprese proseguono regolarmente. Un testo asciutto, quasi chirurgico, che però non ha spento la curiosità del pubblico. Anzi, ha alimentato un dibattito ininterrotto. Cosa era davvero accaduto tra quei due? Chi aveva oltrepassato il limite? Chi stava proteggendo chi? Intanto, i produttori hanno fatto sapere di aver richiamato entrambi alla massima professionalità e di voler rafforzare le misure di sicurezza sul set, con coordinatori di scena più presenti durante i momenti ad alta intensità e con protocolli più rigidi per le prove fisiche. Alcuni membri della troupe, rimasti dietro l'anonimato, hanno descritto quanto visto come un lampo che squarcia il cielo sereno. Non ce lo aspettavamo, avrebbe detto uno di loro. Mahsin è di solito un'anima composta, dolce, molto concentrata. Ma quel giorno la sua rabbia l'ha superata. Nei commenti sotto i post di Mahsin, la corrente si è divisa in due fiumi. C'è chi la difende, spiegando che una pressione così forte, tra ritmi serrati e aspettative altissime, può colpire chiunque. E c'è chi prende le parti di Cenk, sottolineando la sua compostezza e il sangue freddo con cui, a detta di molti, avrebbe gestito la situazione. Un duello di opinioni che a sua volta ha reso Abi il discorso del giorno, ben oltre la trama sul copione. Poi è emersa una versione più ampia dei fatti, quella che di solito arriva quando i sussurri dei corridoi diventano narrazione. Sembra che l'incidente non sia stato un episodio isolato, ma l'esplosione di una tensione accumulata negli ultimi giorni di lavoro. Chi conosce bene la produzione sostiene che Mahsin stesse vivendo un periodo di stanchezza emotiva, specie durante le scene più drammatiche. Per quanto si impegnasse, era evidente che l'immersione nel ruolo le stava chiedendo un prezzo alto sul piano psicologico. Gli amici più vicini avrebbero confidato che lei, così attenta a ogni dettaglio, stava lottando per tenere a bada le onde del personaggio. Al tempo stesso,
Il modo di lavorare di Chang, silenzioso, preciso, quasi imperturbabile, avrebbe innescato un attrito involontario, due energie diverse, due ritmi in collisione. Dopo lo stop, raccontano, è stata convocata una riunione lampo nell'ufficio del regista. Seduti uno di fronte all'altra, con la porta chiusa e i telefoni spenti, i due attori avrebbero ripercorso passo dopo passo quanto accaduto. A quanto riferisce chi c'era, Chang avrebbe scelto la via della calma, ricordando che momenti del genere capitano. Siamo sul set per raccontare storie forti. Succede di scaldarsi. L'importante è rimettere la barra al centro e non dimenticare che qui lavoriamo tutti insieme. Parole semplici, ma sufficienti a riportare ossigeno in stanza. Massine, scossa e ancora provata, si sarebbe scusata con la troupe e con il partner, insistendo sul desiderio di imparare dalla caduta, non di negarla. La produzione ha quindi rimesso mano all'organizzazione. Nuovi passaggi per preparare le scene più dure, tempi di riscaldamento più lunghi, incontri individuali con il cast per sondare il livello di stress e, soprattutto, micropause di decompressione prima e dopo le prove più complesse. Si è persino parlato, e non solo nel sottobosco, del ritorno del referente psicologico di set, una figura che alcune produzioni tengono a disposizione nei momenti critici. Non era una punizione, hanno spiegato, era un investimento sul benessere, perché quando si chiede tanto a chi interpreta, bisogna anche proteggere chi presta il proprio cuore alla storia. Fuori, intanto, la discussione non si placava. C'era chi analizzava il gesto di Massine come un cortocircuito di fatica e ipercoinvolgimento, e chi a gran voce lodava la fermezza di Chang, quasi commosso per il modo in cui, pur colpito dall'imprevisto, avrebbe mantenuto il timone dritto e cercato di far rientrare la burrasca. La domanda che rimbalzava tra i commenti era inevitabile: questa tempesta dietro le quinte si sarebbe riflessa davanti alla camera? Avremmo visto incrinarsi la loro alchimia? Oppure, paradossalmente, la frizione avrebbe portato più verità nelle scene, aggiungendo densità alla relazione dei personaggi sullo schermo? Una cosa è certa, Abby, già molto attesa, è diventata in poche ore la serie più chiacchierata del momento. Non solo per la storia che racconta, ma per quella che, in parallelo, è nata tra camerini e corridoi, con voci, smentite, testimonianze e prese di posizione. I fan non hanno distolto lo sguardo, anzi, la curiosità si è fatta più bruciante. Eppure, nonostante il primo comunicato e la riunione riparatrice, le conseguenze dell'episodio sono cresciute come cerchi nell'acqua. Alcuni presenti hanno descritto il doposcena con una crudezza che lascia il segno. Si dice che Massine, a riprese interrotte, abbia avuto difficoltà a riprendere fiato e a ritrovarsi, rifugiandosi nel backstage in lacrime. Non uno spettacolo da titoli facili, ma il volto nudo di una fragilità che non sempre si mostra al pubblico. Chang, apparso scosso ma lucido, avrebbe invitato tutti alla calma, parlando a bassa voce con i tecnici e ridando ordine alla confusione. Poi di nuovo nell'ufficio del regista, dove avrebbe pronunciato una frase che qualcuno ha riportato con precisione: questo è un lavoro di squadra. Non sprechiamo nessuno. Ognuno ha i propri limiti, ricordiamocelo. Nelle ore successive si è mosso anche l'entourage. La rappresentante di Massine sarebbe arrivata sul set con passo svelto e sguardo pratico, coordinandosi con la produzione per aiutarla a superare il crollo emotivo. Diverse testimonianze indicano quella giornata come il culmine di un logoramento che la giovane attrice, sempre molto riservata, non aveva mai trasformato in lamento. Il personaggio, dicono, era diventato un peso specifico di grande densità, e quando si sovrappone alla pressione mediatica. Con occhi, titoli e aspettative puntati addosso, è facile che il fragile equilibrio salti. Per la produzione, in realtà, il tema della fatica non era una novità. Già da tempo si discuteva dell'impatto che il ritmo di Abby stava avendo su tutti. L'episodio ha accelerato decisioni che forse sarebbero arrivate comunque, più pause strategiche, alleggerimenti di calendario nei giorni clou, prove tecnico-emotive più guidate prima delle scene maggiormente fisiche. E sì, il ritorno del professionista incaricato di offrire supporto psicologico agli attori è diventato realtà, con colloqui individuali che, secondo alcuni,
sarebbero partiti già il giorno dopo. Mentre tutto questo prendeva forma, i salotti televisivi e le pagine di gossip si sono lanciati nella ricostruzione del momento. C'è chi ha parlato senza mezzi termini di scatto d'ira contro Cenk, fuori copione, e chi, più indulgente, ha etichettato l'episodio come sfogo emotivo in un contesto di altissima pressione. Sui social, la spaccatura si specchiava in migliaia di messaggi, empatia e condanna, pazienza e giudizio. Eppure, un filo in comune attraversava tutto, il desiderio di capire dove porterà questa storia, se aprirà una frattura o se, al contrario, diventerà materia di crescita. Il reparto comunicazione della serie ha lavorato senza sosta per evitare che la miccia rimanesse accesa troppo a lungo. Tra le ipotesi discusse, una breve dichiarazione congiunta di Cenk Torun e Mahsin Merabet, pensata non come un siparietto di facciata, ma come un gesto di rispetto verso il pubblico e verso la squadra. Ci siamo, stiamo lavorando, abbiamo imparato in grado di chiudere il cerchio senza far finta di niente. Al momento, si dice che i tempi siano oggetto di confronto. Bisogna trovare il momento giusto, né prematuro né tardivo, per far sì che le parole pesino il giusto e non appaiano come mera strategia. Nel frattempo, tra chi li conosce, una verità si è fatta spazio, Cenk e Mahsin sono diversi, ed è forse per questo che sullo schermo incantano. Lui, che ha visto 1007 e sa quanto possa essere crudele la macchina del racconto, procede per accumulo, ascolta, osserva, corregge. Lei, con l'urgenza e il romanticismo di chi mette se stessa in ogni scena, non si risparmia mai, a costo di consumarsi. Due strumenti in tonalità differenti che, quando si accordano, producono un suono riconoscibile. Quel giorno la nota è uscita stonata, ma l'orchestra non ha mai smesso di suonare. E così, mentre Abi fratello continua a far parlare di sé, resta l'interrogativo che nutre ogni passione: la tempesta si è davvero placata? O sta solo cambiando forma, in attesa di rientrare in una scena e trasformarsi in materia viva, in densità narrativa, in qualcosa che lo spettatore, senza saperne nulla, percepirà come verità? Chi segue Abi non distoglierà lo sguardo, e non è difficile capire perché, al di là dei riflettori, c'è la fragilità di chi prova a fare bene il proprio mestiere. E quando la vita sfiora la finzione, l'imprevedibilità accende ogni sguardo. Noi continueremo a raccontarvi tutto ciò che succede senza filtri superflui, ma con rispetto per le persone e per il lavoro che c'è dietro a ogni minuto di riprese. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividetelo con chi vive le serie come una vera passione. Alla prossima storia, qui, dove le emozioni non restano mai solo su carta.